Per iniziare questo punto andiamo a fare delle catenelle, tantissime catenelle. Il primo, il nodino, non lo stringete perché se avete sbagliato i conteggi poi vi servirà una mano per andare a disfare. Io non li vado a contare, anche perché questo è solo un esempio, ma se caso mai vi interessa il multiplo è 11, quindi voi fate tante volte 11, 11, 11 fino ad arrivare ai centimetri che avete necessità. Vi consiglio di utilizzare un uncinetto più grande rispetto al filato, anche perché questo punto deve essere molto morbido, visto e considerato che parliamo di un filato estivo e anche di un punto molto traforato. Dopo aver fatto un po' di catenelle, andiamo a lavorare il punto. Si inizia con un punto basso. Entriamo nella catenella prima, andiamo a fare un punto basso e poi andiamo a fare un totale di 8 catenelle. 1, in realtà il punto basso lo conteggiamo come catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carichiamo l'uncinetto, conteggiamo 1, 2, nella terza catenella andiamo a fare una maglia alta e si forma questo occhiello. Poi andiamo a fare altre 3 catenelle. Partendo dal punto basso, quindi da qui andiamo a conteggiare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nell'11ª catenella di base andiamo a fare un punto basso. In pratica questa è la mia prima riga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carico l'uncinetto, faccio la maglia alta, quindi creo l'occhiello, poi vado a fare 1, 2 e 3, poi conteggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nell'11ª catenella vado a fare un punto basso. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carico, faccio la maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e faccio il punto basso. Io qua non ci sto a fare un altro punto, quindi queste catenelle le ignoro. Andiamo a fare la seconda riga. Giriamo il lavoro. Iniziamo con un punto basso dove c'è già il punto basso. Ci alziamo con altre 9 catenelle, quindi un totale di 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dopo 10 catenelle andiamo a fare la prima foglia e si fa caricando una volta, 2, 3 e 4. Quando l'uncinetto è carico 4 volte andiamo qua nell'occhiello, entriamo proprio dentro, prendiamo il filo e andiamo a scaricare l'uncinetto, tutto tranne l'ultima. Quest'ultima, quindi quest'ultimo giro no, lo teniamo. Poi adesso carichiamo 3 volte. I carichi li andiamo sempre a scalare. 1, 2 e 3. Ora 2 volte. Ora una volta. E l'ultima volta facciamo un punto bassissimo, cioè prendo il filo e mi fermo. Quando ho tutto sull'uncinetto li andiamo a scalare facendo un primo passaggio e le togliamo
un secondo lo teniamo, un terzo lo teniamo, un quarto, un quinto e l'ultimo, ed eccola qui la mia prima foglia. Adesso vado a fare 1 2 3 4 5 6 7 8 catenelle, carico, faccio l'occhiello con la maglia alta, poi 1 2 3 catenelle e mi vado a chiudere qui praticamente sulla base dove c'è il punto basso. Ok, vado a fare 5 catenelle, 4 e 5, carico 4 volte e vado a fare la seconda foglia nell'occhiello. Lo vedete che subito qui voi ve lo trovate l'occhiello. Scarico tutto tranne l'ultima. Questa qua, questa delle catenelle, quest'asola qui la ignoro completamente fino alla fine. Poi carico 3 volte, poi 2 volte, una volta e maglia bassissima, cioè entro, guardate, vi faccio vedere, entro, prendo il filo e lo tengo. Ora vado a scaricare tutto come quando si lavora col l'uncinetto tunisino. Faccio 8 catenelle, 5 6 7 8, carico l'uncinetto, vado a fare la maglia alta per creare l'occhiello, 3 catenelle e mi chiudo sul punto basso. Vi faccio vedere concluso questo punto e l'ultimo lo faccio da sola. La mia base si è sviluppata in questa maniera. Vado a iniziare la terza riga. Qui, come notate, mi sono chiusa con un punto basso. Giro il lavoro, vado a fare punto basso e 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 per un totale di 10. Carico 1 2 3 e 4, vado nell'occhiello e vado a fare la foglia 1 2 3 4 e la tengo su, carico 3 volte e tengo 2 1 e nessuna, che la vado anche a scaricare subito. Fatta la prima foglia dobbiamo continuare, però voi vi chiedete ok, e dove mi chiudo, perché adesso non mi sono un attimo persa. Bene, da adesso in poi sarà molto facile riconoscere i punti di chiusura. Intanto andiamo a fare le 8 catenelle, 8, carico, vado a fare la maglia alta, 3 catenelle e ci andiamo a chiudere semplicemente sulla punta della foglia che sta sotto. Vedete? Questo punto diciamo che non ha le righe molto lineari, sono un sali e scendi, quindi la difficoltà vostra sarà quella di riconoscere a che punto siete
e soprattutto di non sbagliare verso e non confondersi, cioè nel senso, quando poggiate il lavoro dovete ricominciare e continuare da quella parte, non rischiare di tornare indietro, perché adesso con 2 motivi, 3 motivi si fa presto a ricapire l'errore, ma se ne avete 10 o 20 c'è il rischio, ve lo dico per esperienza, di sbagliare verso e di non finire tutta la riga. Ora che noi siamo qua, cosa si fa? Andiamo a fare le 5 catenelle, carichiamo l'uncinetto e andiamo nella prossima asola creata, facciamo la nostra foglia. Ed eccola qui, quasi finita. Io ho preferito fare una foglia non troppo grande, quindi ho caricato solo 4 volte, ma potete farla 5, quindi ancora più larga, più importante, oppure più piccolina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, carico, faccio la maglia alta, faccio le 3 catenelle e mi chiudo con un punto basso qui sulla foglia di base. Vi faccio vedere come si conclude questa riga e come si ricomincia la prossima. Vi faccio notare come le foglie si spostano, vedete? Però noi dobbiamo concludere qui la riga. Adesso per ricominciare la prossima, semplicemente punto basso e 9 catenelle. Carichiamo e si va a lavorare la foglia. Tre, 2, 1 e l'ultima. E si ricomincia con 8 catenelle, si fa la maglia alta, 3 catenelle di separazione e si va a finire sulla punta della foglia che sta sotto. Eccolo qua, questo è il punto. Vi svelo solo che lo sto già lavorando, ma con un fil di Scozia. Vi consiglio di utilizzare un filato morbido come questo che sto utilizzando io, cioè un cotone pochissimo come per quanto riguarda il ritorto, cioè non è per niente ritorto, come notate si apre tanto, è veramente molto morbido. E vi consiglio anche di utilizzare un uncinetto molto più grande, anche perché queste foglie devono stare aperte e sono belle da guardare. Bene, datemi dei suggerimenti su cosa si potrebbe andare a creare. Intanto io ho avviato un progetto, non ho ancora deciso se sarà una stola oppure un capo di abbigliamento. Spero tanto che vi sia utile come idea, anche perché fa molto caldo, quindi avere qualcosa di leggero sulle spalle credo che sia molto comodo. Noi ci vediamo al prossimo video progetto.